Sono Nancy, sono entrata al Cenacolo nell'88, nel 1988, e sono nata a Palermo, in Sicilia, Italia, e adesso in questo momento mi trovo nella comunità di Roma. Il mio primo contatto con il Cenacolo è stato in Sicilia, ho incontrato una suora del Cenacolo e lì ero già un po' in ricerca vocazionale, cioè stavo un po' cominciando a chiedermi che cosa dovevo fare nella mia vita e stavo facendo già un cammino di discernimento con un sacerdote diocesano, padre Puglisi, che è un sacerdote che poi mi ha accompagnato fino ai primi voti e che poi è stato beatificato, quindi una persona un po' diciamo particolare che ha segnato molto la mia vita, insomma. La gioia più grande è vedere queste persone, soprattutto anche nel cammino degli esercizi spirituali iniziali che noi accompagniamo, e arrivano e come partono. Ecco, è molto bello, insomma, vedere come il Signore lavora nei cuori delle persone. Certo, lo percepisco perché poi il lavoro è del Signore, insomma, noi siamo solo degli strumenti. C'era un po' il nostro padre, insomma, uno dei nostri con Madre Teresa, che è la nostra fondatrice, però Padre Terme, che era anche lui un cofondatore, diciamo, diceva sempre che noi siamo degli strumenti molto inadatti e che però il Signore può fare delle grandi cose anzi, attraverso proprio i nostri strumenti così inadatti. E questa è una frase che mi ha sempre accompagnato, diciamo, in tutto il cammino del Cenacolo. Strumenti inadatti, ma nelle mani del Signore possiamo diventare, cioè possiamo fare grandi cose per Lui. Soprattutto accompagno delle persone in esercizi nella vita ordinaria, perché gli esercizi iniziali si possono fare in diverse forme e quindi abbiamo questa possibilità di poter accompagnarli, proponiamo appunto gli esercizi nella vita ordinaria, oppure esercizi li fanno in 8 giorni, e c'è qualcuno che fa anche in meno giorni, però ecco, si parte un po' diciamo, da quello che è la realtà delle persone, da dove sono, e poi si accompagnano, quindi diciamo che chi accompagna è quella persona che si mette accanto e in qualche modo è testimone di quello che il Signore fa. Siccome io l'ho vissuto personalmente per tutta la mia vita, ho avuto sempre anche delle persone, delle belle persone degli uomini di Dio anche che mi hanno accompagnato, e ho sempre creduto anche che il Signore passa attraverso, proprio perché si è incarnato, no? Attraverso la mediazione degli altri, e quindi un po' chi accompagna ha questo compito delicato di aiutare la persona a incontrare il Signore. Intanto, vabbè, a parte tanta descrizione, soprattutto l'ascolto. Il cammino è quello che la persona fa con il Signore, quindi non bisogna, ecco, come dire, interferire, ecco, per cui diciamo che ecco, si sta accanto, però è la persona che deve trovare, diciamo, non soltanto ascolto, ma si deve sentire poi libera di fare le proprie scelte, insomma, con il Signore. E quindi questo è un compito anche molto delicato. Credo che io, insomma, più vado avanti, più ogni giorno chiedo la libertà del cuore, sì, perché è quella che, diciamo, che mi aiuta a vivere anche le mie relazioni con gli altri, ma quella aiuta in tutto, anche non soltanto durante l'accompagnamento, no? Per dare, ecco, diciamo che dare il giusto posto alle realtà, insomma. E beh, però l'umiltà un po' la chiedo alla Madre Teresa.
Noi abbiamo la nostra fondatrice, Madre Teresa, che anche in modo molto silenzioso sento che mi ha accompagnato nella mia vita, e quindi soprattutto, che ne so, l'umiltà, che poi lei l'ha espresso in questa sua, lo vedo molto nello scritto che ci ha lasciato, che poi diciamo che è proprio il testo a cui faccio riferimento spesso, diciamo, che è il consegnarsi, no? E in fondo anche l'accompagnamento è un po', da una parte la persona che si consegna a noi, quindi ci vuole molta umiltà, ma anche molto ascolto, molta discrezione, e dall'altro siamo anche noi che in qualche modo siamo chiamati a consegnarci e a consegnare la persona poi al Signore, quindi insomma diciamo che sì, c'è una reciprocità, un circolo. Sì, ci vuole tanta preghiera, sì, perché poi comunque quello che accompagna veramente il Signore, cioè appunto come dicevo siamo degli strumenti, quindi è anche molto chiedere la docilità allo Spirito, insomma, perché è Lui che poi lavora nel cuore delle persone. Direi che è un'avventura, che è una bella avventura, che ne vale la pena, e che l'importante è lasciarsi guidare dallo Spirito giorno per giorno. Sì, non è sempre facile, io l'ho vissuto anche personalmente, io tra l'altro appunto io parlo sempre un po' anche della mia esperienza, che non è stata, ci sono stati dei momenti molto duri, io ho perso la vista nel 2010, quindi sono già quasi 15 anni che ho perso la vista, e direi che non è stato facile, anzi è stato molto molto duro. E direi adesso, dopo diversi anni, è stata un'occasione per entrare ancora più in profondità nel carisma e nella missione a cui il Signore mi ha chiamato. Infatti, io spesso quando devo parlare di questo dico sempre una frase, una parola che a me mi accompagna e continua ad accompagnarmi, che è una frase del Salmo 138, per te le tenebre sono come luce, ed è quello che io continuo a sperimentare, cioè nelle mie tenebre, nel buio che c'è, perché io non vedo completamente niente, quindi sono proprio buio, e scopro che c'è una luce che non viene da me, e quindi ringrazio il Signore che comunque sto qui, sono in questa congregazione, e ho ricevuto e continuo a ricevere tantissimo, e questo è anche molto, molto bello.